Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in Nepal. Sono appena tornato da un meraviglioso trekking di 4 giorni sulle montagne dell'Himalaya e in questo video condividerò con voi la mia esperienza, sperando che sia d'aiuto e di ispirazione per tutte quelle persone che sognano di fare un trekking in questo meraviglioso paese. Voi come al solito mettetevi comodi, rilassatevi e venite con me in questa nuova avventura. Vi anticipo già che ci sarà da soffrire, da faticare un bel po', ma alla fine tutta la fatica sarà pienamente ricompensata. Buona visione! Amici, è ufficialmente iniziato il mio trekking di 5 giorni in Nepal. Io ho scelto di fare il trekking chiamato Ghorepani Pun Hill. Da Pokhara si arriva dopo circa 4-5 giorni a Pun Hill, un punto panoramico dal quale si ha una stupenda vista sulla catena himalayana. Il mio trekking per arrivare a Pun Hill è iniziato in un villaggio chiamato Nayapul. Per arrivare qui ho preso un bus locale da Pokhara che ci ha messo circa 2 ore e ho pagato 250 rupie. Arrivati a Biretanti si ha il primo checkpoint dove dovrete far vedere il permesso che avete comprato a Pokhara. Da qui le strade si dividono, alle mie spalle si ha la strada per andare all'Annapurna Base Camp, invece da quest'altra parte è la strada che devo fare io per andare a Pun Hill. Adesso camminiamo un po'. Dopo circa 4 ore mi sono fermato in questo bel villaggio, si chiama Ile, per fare pranzo e ho preso i noodles con verdure e uova. Buon appetito a me, ho veramente fame e sono già stanchissimo, la schiena distrutta, lo zaino pesa troppo raga, pesa troppo. Ho deciso che per stanotte mi fermo in questa guest house, questa sarà la mia camera, ovviamente è molto semplice, basic, ci sono addirittura 3 letti, io ho deciso che dormo qui e qua ci ho messo tutta la roba. Allora, buonasera, buonanotte, 100, 200, 400. My name is? Mi chiamo Deepak. Si chiama Deepak. Mi chiamo Deepak. Lui è il proprietario di questa guest house ed è una persona speciale, ragazzi, speciale. Secondo giorno, siamo ripartiti. Oggi dovrebbe essere uno dei giorni più difficili perché in pochissimi chilometri, circa in 2 chilometri, ci sono un sacco di metri di dislivello, tipo 600 metri di dislivello, quindi stamattina sarà bella tosta.
Sono super contento di essermi fermato più a valle ieri sera perché il tratto che va da Ile ad Ulleri, il villaggio che devo raggiungere stamattina, è tutto così, tutto in salita, sono 500-600 metri di dislivello in soli 2 chilometri ed è faticosissimo e con la schiena distrutta che avevo ieri, avevo le spalle che mi facevano malissimo, la schiena pure, non ce l'avrei mai fatta, comunque sarebbe stata un'agonia colossale. Raga, dopo circa 2 ore e poco più di 5 km, il Garmin dice no, poco meno di 5 km, scusate, sono arrivato ad Ulleri, il paesino che vedevo stamattina da fondovalle. Siamo sui 2000 metri di altitudine e adesso direi che una bella pausa merenda ci sta e come. Secondo giorno di trekking andato, sono arrivato alla mia nuova guest house, dormirò infatti qui stanotte, ve la faccio vedere, questa è veramente carinissima, non che quella di ieri fosse brutta, ma questa mi piace tantissimo, davvero tanto. Questa è la vista, guardate che roba, bellissimo, c'è tutta la valle, mi piace tantissimo quest'area qua, ci sono queste scale, ci sono tutti questi fiori, davvero davvero carina. La mia stanza è la room D, eccola qua, 2 letti e questa volta c'ho il bagno. Ops. C'ho il bagno in camera. Mi hanno detto che la doccia, l'acqua calda qui non c'è nell'altra struttura, quindi probabilmente chiederò di fare la doccia lì. Però è comodo perché almeno c'ho il bagno in camera. Ho chiesto quanto costa passare una notte qui, mi hanno detto 500 rupie. Gli ho proposto se faccio pranzo qui, colazione qui e cena qui, se posso avere la notte gratis e mi hanno detto di sì. Quindi risparmio 3 euro e qualcosa, sono stati carini. Questo villaggio si è fatto attendere per ben 3 giorni, ma finalmente raga ce l'ho fatta. Sono arrivato a Gorepani. A Gorepani c'è il secondo checkpoint dove bisogna far vedere il permesso. Adesso devo cercare una guest house dove passare la notte. Dopo 3 giorni di trekking e 1700 metri di dislivello, finalmente ce l'ho fatta, sono arrivato a Gorepani. Domani andrò appunto a Punil, che è il punto panoramico, che si trova a 400 metri ancora più su rispetto a dove ci troviamo adesso. Infatti adesso ci troviamo a 2800 metri, Punil si trova a 3200, da lì si dice che sia una delle viste più belle su tutta la catena himalayana e andremo giusto per vedere l'alba da lì. E poi incomincerà la mia discesa per tornare di nuovo a Nayapul e da lì prenderò un bus che mi riporterà di nuovo a Pokhara. Siamo partiti raga, 4:45 la partenza, si dovrebbe arrivare più o meno in un'oretta. Il panorama è già stupendo perché sopra di me vedo tantissime stelle, è stupendo. Raga, sono arrivato, tempo record di 40 minuti, sono le 5:25. Bello tosto, portatevi una torcia da testa perché è completamente tutto al buio.
questa, amici, è stata l'alba da Punil, 3200 metri, meravigliosa, davvero bellissima. Si ha una vista su tutta la catena himalayana, le montagne più alte del mondo, pensate, sembrano a due passi, è magnifico. È stato davvero bello. L'ultimo giorno ho fatto poche riprese perché volevo riuscire a fare in un giorno solo quello che inizialmente pensavo di fare in 2. Raga, oggi ho già fatto 13 km ed è solo l'1:30. Mi sono svegliato alle 4:45 appunto per vedere l'alba da Punil. Sono stanchissimo, però sono arrivato a Tadapani. Vi faccio vedere la cartina. Qua è Tadapani, 2630 metri. Stamattina, pensate, 10 km per arrivare a Tadapani. Il mio programma originario era passare la notte qui e domani mattina poi scendere fino a Gandruk e da qui prendere il pullman che mi avrebbe portato a Pokhara. Ma siccome sto bene, penso che coprirò ancora questa distanza. Sono ancora 6 km, quindi arriverò probabilmente a 19-20 oggi, il giorno più lungo in assoluto. Siccome è ancora abbastanza presto, voglio approfittarne e risparmiare un giorno ed essere già a Pokhara stasera invece che domani. Quindi mi sa che adesso finisco la mia merenda e riparto subito. Una volta arrivato a Gandruk ho dovuto prendere una jeep che mi riportasse di nuovo a Pokhara ed era quindi finito il mio trekking di 4 giorni in Nepal. Ok carissimi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. Tra l'altro ho già pubblicato una guida su tutto quello che dovete sapere per organizzare un trekking in Nepal, quindi se siete interessati, se state pensando di fare un trekking in questo paese, vi invito a guardare quel video che ve lo lascio qui in alto nelle schede e anche qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video. Se vi fosse piaciuto vi chiedo di mettere un bel like per supportare il mio lavoro e se non siete ancora iscritti al canale considerate di farlo per non perdere tutti i video che pubblicherò prossimamente. Noi come sempre ci vediamo in una prossima avventura. Ciao!